non conquistò un regno con la spada. Lo fece partorendo in piazza, sotto gli occhi di tutti, trasformando il suo corpo nell'arma più potente della storia. Benvenuti su Sussurri dalla storia italiana. Ascoltate la voce che emerge dal porfido rosso, dalla penombra solenne della cattedrale di Palermo, dove il mio corpo riposa da oltre 800 anni. Non sono un fantasma, bensì una memoria scolpita nella pietra e nell'oro, una volontà che ha sfidato le leggi della natura e degli uomini. Io sono Costanza d'Altavilla, l'ultima discendente legittima della gloriosa dinastia normanna, figlia postuma di un re guerriero, moglie di un imperatore spietato e madre dello stupore del mondo. La mia storia non è fatta di battaglie combattute con la spada, ma di silenzi, di attese interminabili e di una forza interiore capace di piegare il destino stesso al proprio volere. Immaginate la Sicilia del XII secolo, una terra baciata dal sole, dove l'Oriente e l'Occidente si abbracciavano in una danza di architetture sublimi. Sono nata nel 1154, orfana di padre ancor prima di emettere il primo vagito. Mio padre, il grande Ruggero II, aveva lasciato questo mondo senza mai vedere il mio volto, e la mia esistenza iniziò così, avvolta in un manto di malinconia e presagi. Mentre i miei fratelli e nipoti regnavano tra lo scintillio dei mosaici della Cappella Palatina e i giardini lussureggianti della Zisa, io ero destinata all'ombra. Per oltre 30 anni la mia vita è stata un sussurro, appena udibile tra le mura sacre, forse quelle del monastero del Santissimo Salvatore. Lì, tra il profumo dell'incenso e il canto gregoriano, ho imparato la pazienza. Ho imparato che il tempo non è una linea retta, ma un cerchio che attende di chiudersi. Molti credevano che sarei invecchiata e morta in quel silenzio, sposa di Cristo e di nessun altro. Si diceva che il mio sangue portasse una maledizione, che il mio matrimonio avrebbe segnato la fine del regno di Sicilia. E forse, in un certo senso, le profezie avevano ragione. Quando avevo già superato la soglia dei 30 anni, un'età in cui le donne del mio tempo erano considerate anziane, il destino bussò alla mia porta con il pugno di ferro di Enrico VI di Svevia, figlio del Barbarossa. Fui strappata la mia quiete dorata per essere data in sposa a un uomo molto più giovane di me, un sovrano del nord, freddo e ambizioso come il vento che sferza le Alpi. Ricordo ancora il viaggio verso Milano, il distacco straziante dalla mia Palermo, dai suoi colori vivaci, dai suoni della lingua araba, greca e latina che si mescolavano nei mercati. Mi sentivo una pedina su una scacchiera insanguinata, l'ultimo anello di una catena che rischiava di spezzarsi per sempre. Eppure, sotto le vesti pesanti e i gioielli della corona imperiale, il mio cuore normanno batteva con ferocia. Non ero solo una preda, ero la custode di un'eredità immensa. Contro ogni previsione, contro la natura che mi voleva sterile e avvizzita, il mio grembo si preparava a compiere un miracolo che avrebbe fatto tremare le corti d'Europa. Era l'anno 1194. Avevo 40 anni. Le voci maligne serpeggiavano come vipere. Dicevano che ero troppo vecchia, che non potevo concepire, che qualsiasi bambino avessi presentato al mondo sarebbe stato un impostore, un figlio di contadini comprato per garantire una successione. Ma io sapevo la verità. Sentivo la vita muoversi dentro di me
mentre attraversavo l'Italia diretta verso il sud, verso il mio regno, che ora veniva conquistato da mio marito con la forza. E fu proprio durante quel viaggio, nella piazza di Jesi, sotto una tenda aperta affinché tutti potessero vedere, che decisi di sfidare il mondo. Non mi sarei nascosta. La mia verità sarebbe stata nuda e potente, come il bambino che stavo per dare alla luce. Inizia qui il racconto della mia più grande battaglia, non per un trono, ma per la legittimità del futuro. Il vento di quel 26 di dicembre dell'anno 1194 non era una semplice brezza invernale. Era una lama gelida che scendeva dagli Appennini, tagliando la carne e penetrando fin nelle ossa, come a voler saggiare la resistenza del mio corpo ormai stanco. Ero ferma al centro della piazza di Jesi, un luogo che fino a poche ore prima era stato soltanto un nome su una mappa, una tappa insignificante nel mio lungo calvario verso la Sicilia. Ma ora, quella piazza di pietra grigia e polvere, sferzata dall'aria rigida delle Marche, stava per diventare il palcoscenico della mia più grande rivendicazione. Sentivo il peso del mio ventre, gonfio e duro come il marmo, premere verso il basso con una violenza che mi toglieva il respiro. Non era solo il peso di un bambino, era il peso di 2 corone, quella normanna dei miei padri e quella imperiale di mio marito, Enrico, che gravavano su quella creatura non ancora nata. Mi guardai intorno. I soldati della scorta tedesca, uomini grandi e grossolani avvolti in pellicce e ferro, mi osservavano con un misto di timore e disprezzo. Nei loro occhi azzurri e freddi leggevo il dubbio che serpeggiava in tutte le corti d'Europa. La vecchia Costanza, la monaca mancata, la donna di 40 anni dal grembo arido, come poteva essere incinta? Doveva essere un trucco, un cuscino di piume nascosto sotto le vesti pesanti, una farsa per garantire un erede agli Hohenstaufen e legittimare la conquista del mio amato regno del sud. Sentivo i loro sussurri mescolarsi al nitrito dei cavalli, vedevo gli sguardi che si scambiavano, rapidi e taglienti come pugnali. Se avessi partorito nel segreto di una stanza chiusa, tra le mura protettive di un palazzo vescovile, la calunnia mi avrebbe perseguitato per l'eternità. Avrebbero detto che avevo comprato un neonato da una contadina, che avevo inscenato il miracolo per salvare la dinastia. «Fermatevi!» gridai, e la mia voce, solitamente misurata e regale, uscì roca, spezzata da una contrazione improvvisa che mi piegò in 2 sul dorso della mia cavalcatura. Il dolore fu una fiammata bianca che partì dalle reni e avvolse tutto il bacino, un avvertimento brutale che il tempo delle decisioni era finito, il tempo della natura, inesorabile e selvaggio, aveva preso il comando. Il capitano della scorta si avvicinò, il volto segnato dalla perplessità. «Maestà, il palazzo è vicino. Lì troverete riparo dal freddo e...» «No!» lo interruppi, raddrizzandomi con uno sforzo sovrumano, aggrappandomi al pomo della sella con mani che tremavano non per il freddo, ma per la determinazione. «Qui, monterete il padiglione qui, al centro della piazza, davanti alla chiesa, davanti al mercato, davanti agli occhi di Dio e degli uomini». Il capitano esitò, guardando la folla di popolani che iniziava a radunarsi, attratta dallo scintillio delle armi e dalle insegne imperiali. Uomini con mantelli logori, donne con ceste di rape e legna, bambini con il naso colante. Il popolo di Jesi, gente semplice e dura, ci osservava. «Maestà, è improprio. La piazza è sporca, il vento è forte, non è luogo per un'imperatrice». «È l'unico luogo», sibilai, mentre un'altra ondata di dolore mi costringeva a chiudere gli occhi. «Fate come dico e aprite i lati della tenda. Voglio che si veda. E voglio le donne. Chiamate le matrone della città. Non le nobili,
Non le mogli dei vostri cavalieri che sanno solo tessere intrighi, voglio le madri di Gesi, voglio che vedano, voglio che testimonino. Scesi da cavallo con l'aiuto delle mie dame, sentendo la terra dura sotto i piedi. Ogni passo era una conquista. Mentre i soldati, borbottando ordini in quella loro lingua gutturale, iniziavano a piantare i pali e a stendere i pesanti tessuti cremisi del padiglione imperiale, io rimasi lì, in piedi, rifiutando la sedia che mi veniva offerta. Dovevo mostrare loro la mia forza prima di mostrare la mia vulnerabilità. Il vento mi schiaffeggiava il viso, arrossandomi le guance pallide, portando con sé l'odore di legna bruciata dai camini vicini, l'aroma acre dello sterco di cavallo e quello pungente del cuoio bagnato. Era un odore di realtà, lontano anni luce dall'incenso delle cappelle di Palermo o dai profumi stucchevoli della corte tedesca. La tenda sorse rapidamente, una bolla di seta rossa e oro nel grigiore della piazza. Non feci chiudere i drappi d'ingresso. Ordinai che rimanessero spalancati, come una bocca pronta a gridare la verità. Entrai e subito le mie dame si affaccendarono per stendere tappeti sui ciottoli gelidi, per preparare il giaciglio con lenzuola di lino bianco che avevo portato con me, il bianco immacolato su cui si sarebbe scritta la storia col sangue. «Chiamatele», ordinai ancora, mentre le prime lacrime di dolore iniziavano a rigarmi il volto. «Fate entrare le donne di Jesi». E loro vennero. Timide all'inizio, spinte dalla curiosità e dall'ordine dei soldati, poi sempre più vicine, incoraggiate dal mio sguardo che le cercava, che le implorava. Erano donne dai volti segnati dal sole e dalla fatica, mani callose abituate a impastare il pane e a lavorare la lana, occhi che avevano visto nascite e morti in egual misura. Entrarono nel perimetro della tenda formando un cerchio attorno al mio giaciglio. Il contrasto era stridente. Io, l'ultima degli Altavilla, l'imperatrice del Sacro Romano Impero, distesa su cuscini di velluto, circondata da contadine e mercantesse avvolte in scialli di lana grezza. Ma in quel momento le differenze di rango svanirono. Eravamo solo donne di fronte al mistero della vita. Eravamo sorelle nel dolore e nel sangue. Le contrazioni divennero tempesta. Mi aggrappai alle lenzuola stritolando il tessuto tra le dita fin quasi a strapparlo. Non era un dolore normale. Era il dolore di 40 anni di attesa, il dolore di una vita passata nel silenzio dei chiostri prima di essere gettata nel frastuono della politica. Ogni fitta era un ricordo che si spezzava. Ricordai il profumo dei fiori d'arancio nei giardini della Zisa, il calore del sole di Sicilia che mi accarezzava la pelle mentre leggevo i salmi, convinta che il mio destino fosse sposare Cristo e non un uomo. Ricordai il giorno in cui mi avevano strappato il velo per mettermi una corona, il freddo delle Alpi mentre venivo portata a nord, lo sguardo calcolatore di Enrico. «Spingete, maestà, spingete!» mi esortava una delle levatrici, una donna anziana di Jesi che avevo voluto accanto a me al posto del medico imperiale. Le sue mani erano ruvide ma esperte, profumavano di salvia e aceto. Non mi trattava come una sovrana, ma come una puerpera, e di questo le ero grata. Urlai. Un urlo lungo, disumano, che uscì dalla tenda e si propagò nella piazza, zittendo il mercato, zittendo i soldati, zittendo il vento stesso. Non mi importava che mi sentissero. Anzi, volevo che mi sentissero. Quel grido era la prova che stavo soffrendo, che la carne che si lacerava era la mia. Guardai le donne attorno a me. Vedevo nei loro occhi la compassione, ma anche l'attenta verifica. Osservavano il mio ventre contrarsi, vedevano il sudore imperlare la mia fronte, vedevano le vene del mio collo gonfiarsi per lo sforzo. Nessun cuscino poteva simulare quel tormento. Nessuna attrice avrebbe potuto replicare il terrore sacro che si leggeva nel mio sguardo. «È la testa, vedo la testa!» gridò la levatrice. Un mormorio percorse la folla delle donne. Si sporsero in avanti, superando ogni etichetta, ogni timore reverenziale. Volevano vedere.
dovevano vedere. Sentii il mio corpo aprirsi come la terra durante un terremoto. Era una sensazione di distruzione e creazione simultanea. Sentivo di morire per dare la vita. E in quel momento, mentre l'universo si restringeva a quel singolo punto focale di dolore bruciante, pregai. Non pregai per la mia salvezza, né per la gloria dell'impero. Pregai affinché questo bambino, questo figlio del miracolo e dello scandalo, avesse la forza di sopportare il mondo che gli stavo consegnando. Con un ultimo straziante sforzo sentii la vita scivolare fuori da me. Il vuoto improvviso nel mio ventre fu colmato istantaneamente da un pianto acuto, vigoroso, arrabbiato, un pianto che risuonò come una tromba di guerra sotto la volta di seta rossa. «È un maschio!» annunciò la levatrice, sollevando la creatura sanguinolenta verso l'alto, verso la luce grigia che entrava dall'apertura della tenda. Un maschio forte e sano. Mi lasciai ricadere sui cuscini, ansimante, il cuore che batteva come un tamburo impazzito contro le costole. Ma non era finita, non ancora. La battaglia per la verità richiedeva un ultimo atto. «Datemelo», ordinai, con un filo di voce che non ammetteva repliche. La levatrice pulì sommariamente il bambino con un panno caldo e me lo porse. Era piccolo, rosso, raggrinzito, ma ai miei occhi era la cosa più bella che Dio avesse mai creato. Sentii il suo calore contro il mio petto, il suo odore ferroso di sangue e liquido amniotico, un profumo primordiale che cancellava ogni dubbio. Le donne di Gesi si avvicinarono ancora di più, quasi toccando il bordo del letto. Con gesti lenti, deliberati, sciolsi i lacci della mia veste sul davanti. La mia pelle era pallida, venata di azzurro, il seno gonfio e pesante. Non provai vergogna. La vergogna era un lusso che non potevo permettermi. Avvicinai la bocca del bambino al mio capezzolo. Lui cercò l'istinto, si agitò un attimo e poi si attaccò con una voracità che mi fece sussultare. Il latte, bianco e dolce, fluì. Un sospiro collettivo si levò dal cerchio delle matrone. Avevano visto il cordone ombelicale ancora pulsante che ci univa prima del taglio. Avevano visto il sangue sulle lenzuola. Avevano visto il latte scorrere dal mio seno, nelle labbra del bambino. Non c'era trucco, non c'era inganno. La natura aveva parlato con la sua lingua inconfutabile. «Guardate», dissi, alzando lo sguardo verso di loro, i miei occhi stanchi che incontravano i loro uno per uno. «Guardate e raccontate. Dite ai vostri mariti, dite ai vostri figli, dite a chiunque incontrerete che Costanza d'Altavilla ha partorito qui in mezzo a voi. Dite che questo bambino è carne della mia carne, sangue del mio sangue. Non è un figlio dell'ombra, ma un figlio della luce, nato sotto gli occhi del mondo». Una delle donne, una vecchia con un fazzoletto nero in testa, si fece avanti. Si inginocchiò non come si fa davanti a un'imperatrice, ma come si fa davanti a un'immagine sacra. Allungò una mano tremante e sfiorò il piedino del neonato. «È vero», sussurrò, e la sua voce ruppe il silenzio reverenziale. «È vero. Dio benedica la madre e il figlio». Fuori dalla tenda la notizia si sparse come un incendio nel bosco secco. Sentii il brusio della folla trasformarsi in un boato. I soldati tedeschi, che erano rimasti a guardia dell'ingresso, abbassarono le lance in segno di rispetto, forse per la prima volta comprendendo che la forza non risiedeva solo nella spada, ma anche nel ventre di una donna capace di sfidare le convenzioni e la natura stessa. Rimasi lì per ore, mentre il sole tramontava e il freddo della sera iniziava a mordere con più ferocia. Non permisi che ci spostassero subito. Volevo che ogni singola persona che passava di lì vedesse. Allattai mio figlio pubblicamente, sfacciatamente, trasformando un atto intimo in un proclama politico. Ogni goccia di latte era un sigillo di legittimità sulla pergamena della storia. Guardai il volto di mio figlio, addormentato e sazio. Aveva i tratti degli Hohenstaufen,
la fronte alta, ma aveva la mia bocca, il taglio degli occhi della mia gente normanna. Federico, lo avrei chiamato, e anche Ruggero, come mio padre. Federico Ruggero, il nome del nonno imperatore e del nonno re. Il nord e il sud fusi in un unico corpo minuscolo. Mentre la notte scendeva su Jesi e le torce venivano accese attorno al padiglione, trasformandolo in una lanterna incandescente nel buio, sentii una pace profonda scendere su di me, nonostante il dolore che ancora mi straziava le carni. Avevo vinto, non con le armate che mio marito stava conducendo verso Palermo, lasciando una scia di fuoco e sangue, ma con la nuda verità del mio corpo. I cronisti avrebbero scritto, i poeti avrebbero cantato e i miei nemici avrebbero mormorato, ma nessuno avrebbe mai potuto cancellare ciò che era accaduto in quella piazza. Le donne di Jesi sarebbero state le mie custodi della verità. La loro testimonianza avrebbe viaggiato di bocca in bocca, superando le menzogne della cancelleria papale o le dicerie delle corti rivali. Accarezzai la testa del bambino, sentendo il battito della fontanella sotto le mie dita. Tu sei la costanza, sussurrai a me stessa e a lui. Tu sei la prova che la volontà può piegare il destino. Il vento continuava a ululare fuori, facendo sbattere la tela della tenda come vele di una nave nella tempesta, ma lì dentro, nel cuore rosso del mio trionfo, regnava il silenzio della vittoria. Avevo 40 anni, ero stanca, ero sola in terra straniera, ma stringevo tra le braccia il futuro del mondo. E quel futuro era mio, innegabilmente, indissolubilmente mio. Sollevai lo sguardo verso l'apertura della tenda, dove le donne di Jesi, le matrone che avevo convocato come testimoni del mio travaglio, sostavano ancora, mute e attonite. Non mi curai di coprire il mio seno, né di nascondere le tracce sanguigne di quel parto che aveva sfidato le leggi della natura e del tempo. Era necessario che vedessero. Era imperativo che ogni dubbio venisse soffocato sul nascere, schiacciato sotto il peso della verità nuda e cruda della mia carne. Avevano mormorato che fossi troppo vecchia, che il mio grembo fosse ormai arido come la polvere dei sepolcri, che avrei simulato una gravidanza per dare un erede al trono imperiale. Ebbene, che guardassero ora, che imprimessero nella loro memoria la vista del latte che sgorgava per nutrire il leone e l'aquila, fusi in un unico minuscolo corpo. Il gelo del 26 dicembre 1194 mordeva la pelle, insinuandosi attraverso i pesanti tessuti del padiglione eretto nella piazza del mercato, ma io bruciavo. Bruciavo del fuoco dei miei avi, di quel Roberto il Guiscardo e di quel Ruggero che avevano strappato la Sicilia al mare e ai Saraceni per farne un giardino di re. Sentivo il calore del sud scorrere nelle mie vene e riversarsi in questo bambino che, nato nelle Marche, sotto un cielo grigio e straniero, portava in sé la luce accecante di Palermo. Accarezzai la fronte del neonato, la pelle ancora arrossata dallo sforzo di venire al mondo. In lui non vi era solo la mia stirpe normanna, fiera e indomita. Vi sentivo pulsare il sangue di ferro degli Hohenstaufen, la terribile eredità di Federico Barbarossa. 2 mondi, 2 corone, 2 destini titanici si incontravano in quel fagotto di panni che il mondo avrebbe imparato a temere e ad ammirare. Tu sarai Costantino, sussurrai, dandogli il nome che mi legava all'eternità di Roma, e sarai Federico per la gloria della tua casa paterna. Ma nel segreto del mio cuore sapevo che egli sarebbe stato molto di più. Sarebbe stato la tempesta, sarebbe stato lo stupore del mondo. Chiudendo gli occhi per un istante, potei quasi udire il frastuono delle battaglie che avrebbe combattuto, le scomuniche che avrebbe collezionato come trofei, le parole di scienza e poesia che avrebbe vergato. Io ero stata la custode del regno, la monaca strappata al chiostro, la regina tardiva, ma lui
sarebbe stato il sole di mezzogiorno che non conosce ombre. La stanchezza iniziò infine a calare su di me come un manto di velluto pesante. Avevo compiuto il mio dovere, avevo smentito le male lingue, avevo piegato il mio corpo di 40 anni al volere di Dio e della politica. Non importava se Enrico, mio sposo e imperatore, fosse lontano, intento a cingere la corona a Palermo nel giorno stesso in cui io davo alla luce il suo erede, a Iesi. Quella solitudine era il mio scettro. Lì, in quella tenda battuta dal vento, avevo vinto la mia guerra personale, non con la spada, ma con la vita, non con la distruzione, ma con la creazione. Strinsi mio figlio ancora più forte, sentendo il suo respiro farsi regolare contro il mio petto. Il futuro era incerto, denso di nubi e pericoli. Sapevo che la mia presenza su questa terra non sarebbe durata in eterno e che avrei dovuto lottare con le unghie e con i denti per proteggerlo dai lupi che già accerchiavano il trono. Ma in quel momento, mentre il vento di Iesi cantava la sua nenia gelida e le donne marchigiane chinavano il capo in segno di rispetto, non vi era spazio per la paura. Vi era solo la certezza granitica della continuità. La dinastia d'Altavilla non sarebbe morta con me. Essa viveva, urlava e respirava tra le mie braccia. Io sono Costanza, imperatrice e regina, figlia di Ruggero, e questa è la mia eredità, aver donato al mondo colui che ne riscriverà la storia.